So here are the trading strategies, and today we will concentrate on 3 BBB. Queste sono le strategie che io mostrerò il 24 aprile, ma oggi ci concentreremo sulla BBB. I've also sent some emails with the strategy for Pelican and Pelican 2. If you want to get a copy of those, email us and we will send you them. Noi abbiamo mandato fuori molte email relativamente alla strategia Pelican e le potete trovare nella vostra cassetta delle email, e oggi parleremo solo della BBB. Okay, so we asked the question, when we come into the position, when to enter, when to exit, and where to stop. Trading is very simple. Il trading è molto semplice. Quando parliamo di mercati dobbiamo chiederci quando comprare, quando vendere e dove mettere lo stop loss. For the exits, we must use a minimum of 3 exits. I prefer 4 exits in total. Diciamo, noi abbiamo diversi modi di uscire e possiamo mettere fino a 3 uscite. Because 3 exits give us 3 opportunities to make money. 3 uscite ci danno la possibilità di guadagnare soldi 3 volte diverse. These are the stocks that if we had the time, I wish I could cover today, but we will just take a selection. Questi sono i mercati che io oggi ho analizzato per mostrarvi, ma penso che sarò costretto a prendere solo una selezione per mancanza di tempo. They've all worked well with 3 BBB. Questi mercati hanno funzionato molto bene con la metodologia BBB. Okay, so here are some trading results from 5 days in a week, so you can visualize what is happening. Questi sono segnali di 5 giorni della settimana, così voi potete visualizzare che cosa è successo. So the reality is that in 100 trades, your profitability, even if you are very consistent, your growth is very linear using this strategy. Utilizzando questa strategia la vostra crescita è molto lineare. But you do have wins and losses all the time. So if you don't like losing, it's not a good strategy for you. Ma voi avete continuamente, vedete, questo è un test su 100 trade, avete sempre vincite e perdite, quindi se voi non volete assolutamente perdere, questa non è una strategia adatta a voi. So here is the strategy. I'm looking for a 3-bar setup. 1, 2, 3. Io devo cercare per un setup fatto di 3 barre, vedete 1, 2, 3 nel box giallo. And in each of these boxes, this is probably the best one, the last one, you can see 3 clear green bars. Voi vedete nell'ultimo esempio, forse quello molto più chiaro degli altri, vedete 3 barre rialziste di colore verde. So each one of these gives us a signal on the day. Queste 3 barre ci danno un segnale per quel giorno. So on this day here, we had just one signal because we need to apply the BBB strategy, the 3 bars, and then we need some filters. Noi in questo segnale vedete che abbiamo avuto un unico segnale, in questa giornata abbiamo avuto un unico segnale perché dobbiamo avere le 3 barre più anche un filtro. Here is another day where we had many more trades. So you can see that the profit potential sometimes is very fast. Voi vedete che in questa giornata abbiamo avuto molti più segnali e il potenziale di profitto è ovviamente molto più rapido. So you have to be active watching the market on in this example, 10-minute basis. You have to be on the screen trading the strategy. Voi sostanzialmente dovete essere sul mercato, queste sono barre da 10 minuti tutto il giorno per poter tradare questa strategia. On this slide, we can see we have the strategy triggering at 3 points, at the beginning, at the middle, and then at the end of the trend.
Voi vedete che voi avete questa strategia che si verifica in 3 punti diversi, all'inizio del trend ribassista, a metà del trend ribassista e sul finire del trend ribassista. Remember, if we have 3 exits, then one of our exits can continue for the duration of the entire trend. Ricordate che se noi abbiamo 3 punti di uscita, noi possiamo cavalcare la tendenza a ribasso fino alla fine. And this is how we are able to, for example, achieve the bigger profits in the higher part of the profit tree. Noi è quindi possibile che raggiungiamo i profitti nella parte più alta del piano di profitto con delle grosse vincite, perché abbiamo molte uscite. This is euro dollar, again, 3 trades in the same direction. Voi vedete che anche in questo grafico dell'euro-dollaro, sempre a 10 minuti, abbiamo 3 segnali del triple B sempre nella stessa direzione. Remember, the triple B is simply looking for 3 consecutive bars in the same direction. Il triple B semplicemente sta cercando 3 barre che siano tutte nella stessa direzione. Okay, these are the final 2 examples. We can see that there are many opportunities during the day in euro-dollar. Vedete per esempio che sull'euro-dollaro ci sono molte opportunità. Questo è giovedì 26 e vedete che ci sono molti di questi setup. Sempre in grafico 10 minuti. We have to become very selective in which opportunities we choose. Noi dobbiamo diventare molto selettivi in quale opportunità noi andiamo a fare la nostra selezione. So currencies are a little bit harder to trade with the little triple B. Equities sometimes, particular equities, can be sometimes easier. Tradare questa metodologia della triple B sul Forex può essere abbastanza a volte non efficace, mentre la strategia è ben disegnata per le azioni, dove può dare buoni risultati. For example, we'll look at race here and we'll look at some examples from this week. Noi adesso guardiamo il grafico di Ferrari e vediamo qualche esempio di proprio questa settimana. So between the 22nd and the 5th of March, this is on a 60-minute time frame, we have 7 signals. Dal 22 al 5 marzo abbiamo su un time frame di 60 minuti abbiamo avuto 7 segnali. So let me explain something here. We can use this strategy, for example, 1, 2, 3 bars on many time frames. Noi possiamo utilizzare, ve lo spiego adesso, questa strategia su diversi time frame. The shorter the time frame, the more the volatility in the signal. Più il time frame è ravvicinato, più la volatilità è alta nel segnale. So in the 10-minute chart, we can see the signal is very fast and many signals. Voi vedete che in un grafico di 10 minuti il segnale è numeroso, ce ne sono molti ed è molto rapido. But in the 60-minute chart, we can immediately see that the signals are less but more consistent. Voi vedete che nel grafico a 60 minuti i segnali sono meno numerosi ma più consistenti. So this is a hypothetical example, not the system. I give a filter indicator at the bottom of the chart, Aaron Chand. Vedete che diciamo, questi sono dei segnali che sono ipotetici perché io li vado adesso ad incrociare con un indicatore di Aaron Chand come filtro. So what is the correct filter to use? For example, should we use a commodity channel index? When the index is high, we buy. When the index is low, we sell. Ad esempio, noi come facciamo a filtrare questi segnali? Quale indicatore dobbiamo utilizzare? In questo caso voi vedete il Commodity Channel Index. Che cosa facciamo?
compriamo, cioè prendiamo i segnali long solo quando l'indicatore ha un livello elevato e andiamo short quando l'indicatore ha un basso livello? This is where the independent skill comes in to generate and make a good strategy that fits well together. Qui ovviamente si vede il talento di andare a incrociare una strategia con un buon trader. So in this example here, there is no correlation. It does not help us. It's useless. In questo esempio che vedete qua non c'è nessuna correlazione tra il segnale sul grafico e l'indicatore. This example is better because when we can see the indicator, which in this case here, when it is high, we can see the market begins to trend. E in questo indicatore invece voi vedete che c'è corrispondenza tra i segnali sul grafico e quelli dell'indicatore. Quando l'indicatore è elevato vedete che il mercato inizia ad andare in tendenza. So this goes on to show where the trading is for what we did today, the trades we did today. I entered 4 contracts at 13,293.50. E questo ci porta a discutere di quello che ho fatto oggi, questa operazione che ho fatto oggi. Io ho comprato 4 contratti a 13,293 sul Nasdaq. Today I use the 5-minute chart. Normally I would use the 2-minute chart. Oggi ho utilizzato il grafico a 5 minuti, ma normalmente utilizzo il grafico a 2 minuti. And the reason for that is that we are reaching the end, or we have had many signals already. So this is beginning to look like the end of the trend. La ragione per cui ho utilizzato i 5 minuti è che voi vedete che avevamo avuto diversi segnali nel corso della giornata e questo sembrava essere la fine del movimento, non l'inizio. And also we have the Easter bank holiday weekend. So profit taking before a holiday is very common in American markets. E inoltre abbiamo anche le ferie che sui mercati internazionali iniziano domani. Domani sapete che è un giorno in cui è meglio evitare di tradare e quindi soprattutto sui mercati americani è sempre una cosa saggia prendere profitto prima dei periodi di vacanza e di chiusura delle borse. So as the trade was progressing, I immediately set my target at 13,320, but my first exit was with almost 5-point slippage. Beh, io appena sono entrato ho messo la mia prima uscita a 13,20, però ho avuto uno slippage di quasi 5 punti, quindi sono uscito a 13,315. It is a very fast market. The Nasdaq is very fast. Il Nasdaq è veramente un mercato molto veloce, molto rapido. My second exit was in a similar place because we had the first signal and then we have a second signal setup. La seconda uscita è stata nei paraggi della prima, perché ho avuto una seconda uscita, un secondo setup di uscita. But the second signal setup was very weak. Il secondo segnale è stato veramente molto debole. If we look at the momentum in the 3 bars in the beginning, they were equal. Se voi vedete il momentum nelle prime 3 barre è equamente distribuito tra tutte e 3. The momentum at the end is very weak. Il momentum invece nel secondo movimento, nella parte finale del secondo movimento, è molto debole. Yeah, on the 24th, I will cover in a lot of detail the differences between a good setup and a bad setup and all of the variations. Nel seminario del 24 io vi spiegherò a distinguere tra un buon setup e un cattivo setup e tutte le varie modifiche. Okay, so now we enter the third part of the trade, that the last exit, number 4, I do not enter a trade into the market. Adesso vediamo la terza parte, quella finale dell'operazione e per la parte finale io non ho messo un'operazione a mercato con ordine limite.
Yeah, I put my stop in at a lower level because it gives the maximum amount of time in case the market wants to break up and maybe the market goes to 13,300. Io ho messo un ordine, come ho detto prima, non limite ma stop, per dare il massimo spazio al movimento, perché ovviamente non potevo escludere che il mercato non volesse andare a 13.300. Today the market did not give me a home run, which is on the fourth exit, a very long and big exit. Nothing today. Purtroppo questa volta non è stato così, non c'è stato questo movimento a 13.330 e quindi non c'è stato un home run, un grosso bottino nella parte finale del trade. Yeah, so yeah, the profit was okay, $1,200. So I was happy with that today as my win on Nasdaq futures contracts. Oggi la mia vincita è stata di $1.200, quindi io sono stato contento di questa mia vincita. So we'll do the full day training in 2021 on 24th of April. Noi faremo il training in maniera completa venerdì 24 aprile 2021.